come nasce la psicologia delle personalità abitative, che vedremo a breve essere lo sviluppo implementato, cresciuto rispetto al Feng Shui dell'anima, che è una delle creature, diciamo, di punta, nata dall'esperienza e dalla conoscenza dell'Accademia, in primis dall'ideatore che è Pierfrancesco Ross, il direttore dell'Accademia appunto italiana di architettura Feng Shui, e nella nostra, come dire, unione, nel nostro cammino di ricerca sono nate questa serie di approfondimenti. La mia esperienza, che si occupa ormai da 15 anni di strutture residenziali, reparti ospedalieri, centri sollievo, sostanzialmente accompagnamento in hospice, accompagnamento alla terminalità, Alzheimer, gravi disturbi del comportamento, ma non solo. Io sono una psicoterapeuta che nasce da un impianto cognitivo, emotivo e comportamentale, ha fatto sì che questo mi portasse a lunghe terapie con la fascia degli adulti, ma non solo, percorsi anche con i giovani. Nella mia esperienza passata c'è anche un'esperienza di insegnamento, io sono stata insegnante, maestra e anche insegnante, quindi lavori in termini di crescita emotiva e motivazionale con i giovani, ma anche, altro grande ambito di lavoro, accompagnamento al mondo aziendale. Che cosa significa? Formazione personale, ricerca del personale, ma anche ricerca in termini di ambiente aziendale. Correlare lo stato di salute, lo stato di benessere dei lavoratori all'interno delle loro aziende. Ok? Perché io vi racconto questo? Vi racconto questo perché il mio contatto con questa serie di mondi che sono correlati tra di loro, perché il leitmotiv, il filo rosso che unisce tutti questi ambiti, ovviamente è l'umano, è l'umanità, è la presenza delle persone che hanno, come dire, fasce di età diverse, che portano problematiche diverse, ma che sono tutte collegate tra di loro dal loro essere, dal nostro essere umani, e con la nostra necessità di essere contattati, visti, compresi, capiti e anche accompagnati in una fase di trasformazione. Il mio passaggio elaborativo, il mio passaggio di crescita formativa, professionale, mia anche umana, mi ha portato poi a includere nella mia formazione quello che è un approccio di tipo psicosomatico. Voi vedrete adesso per quale motivo vi sto raccontando tutto questo e per quale motivo a più battute io parlerò dell'importanza della connessione tra il corpo e l'ambiente, tra la percezione sensoriale che noi come esseri umani abbiamo dell'ambiente e tutto il lavoro che poi si andrà a fare nella psicologia delle personalità abitative. Lo capirete perché? Perché sarà fondamentale per noi, anche per voi architetti, progettisti, operatori olistici, qualunque sia il vostro taglio professionale, io continuo a dirlo e non mi stancherò mai di dirlo, ricordatevi che sempre tutti siamo anche terapeuti. Terapeuti, cioè persone che possono accompagnare, senza la pretesa di guarire, ma possono accompagnare ad un percorso di consapevolezza e quindi di cura la persona che arriva nella nostra vita, anche come un cliente. Perché vi dico questo e perché vi parlo di corpo? Perché è il corpo che si muove all'interno di uno spazio e quando noi andiamo a progettare, ristrutturare, ideare uno spazio, dobbiamo pensare a un corpo che si muove e a un corpo che in qualche modo è la casa dell'anima. Sto anticipando un concetto che troveremo tra poco, ma insisterò su questo aspetto. Il mio successivo incontro, che in qualche modo si mixa alla mia, come dire, conoscenza, è stato con l'incontro con l'approccio corporeo emozionale di Reich. Non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare. Sostanzialmente è l'ideatore di questo approccio che approfondisce e rafforza ancora di più gli aspetti corporei ed emozionali. Lui parla di triade di energia elettrica, cioè questa energia muscolare che si unisce a questa energia psichica, andando a formare un'energia che lui chiama orgonica, ok? Che sostanzialmente esprime l'energia primordiale cosmica da cui tutto deriva. Perché io sto parlando di energia?
Perché cari signori e care signore, noi siamo all'interno di una conferenza che è stata proposta, fortemente voluta e rappresentata dall'Accademia Italiana di Architettura, sì, ma di che tipo? Feng Shui. Stiamo parlando di energia, quindi per noi è fondamentale leggere e percepire ogni cosa, incluso tutto il mondo materiale, come una sintesi energetica. Quindi parliamo costantemente, sottilmente, come sottotraccia, parliamo di energia. E Reich è appunto il fondatore di questo approccio corporeo emozionale, parla di questa energia primordiale cosmica che tutto abbraccia e tutto contiene ed è presente in ogni istante della nostra vita dentro a qualunque concetto anche materico, incluso il nostro corpo. Questo tipo di pensiero di energia primordiale non è una novità, in realtà questo è un concetto che è già stato trattato, è già stato visto già nell'antichità da tante tradizioni, in particolare quelle orientali. Ecco, qui come feng shuisti non possiamo che andarci ad abbracciare al mondo orientale che tanto ci ha insegnato, tanto ci ha dato. Noi occidentali, voglio dire, non siamo di meno rispetto a tante altre cose, però rispetto al mondo sottile e sensibile, chapeau al mondo, come dire, alla tradizione orientale che ci fa da maestro. E infatti tutto quello che viene chiamato energia, forza universale, nelle tradizioni orientali ha nomi come prana, per esempio negli induisti, o anche il Qi per i buddisti e i taoisti, il nostro Qi che tanto ritroviamo quando andiamo a fare progettazioni, studi di ambienti in ottica feng shuistica. In Occidente gli antichi greci sono stati i primi a definire questa grande energia chiamata etere. Quindi sono tutti concetti noti alle culture che considerano la malattia come una distorsione energetica. Perché parlo di malattia? Perché quando parlo di malattia io voglio andare a soffermare la nostra attenzione su un concetto di malessere, malessere che si contrappone al benessere. Cosa siamo interessati a fare noi? Cioè, perché stiamo parlando di questo adesso, in questo momento, in questo contesto? Perché quando noi andiamo ad approcciarci a qualunque ambiente, a maggior ragione se dobbiamo arricchirlo di strutture architettoniche, noi dobbiamo essere sempre assolutamente focalizzati sul concetto di benessere della persona. Nella sua ampia ricerca, e qui arriviamo al primo grande passo che poi ci porterà al Feng Shui dell'anima e successivamente alla psicologia delle personalità abitative, Reich comprende che l'uomo è energeticamente prigioniero di una corazza muscolare. Sostanzialmente, voi dovete immaginarvi l'immagine qui rappresentata in qualche modo la figura metaforicamente. Siamo blindati all'interno di queste cinturone, di queste corazze che sono muscolari, ma anche psichiche e quindi caratteriali che bloccano, strozzano, possono in qualche modo imprigionare la nostra energia muscolare e psichica, non permettendo una fluidità energetica. Andiamo avanti perché all'approccio di Reich si collega la ricerca della bioenergetica di Alexander Lowen, che è stato un discepolo di Reich. Ha molto amato il suo maestro ed ha implementato i contributi che già Reich ha portato nel suo approccio corporeo ed emozionale, aggiungendoci un concetto importante. Lowen ha aggiunto il concetto importante del grounding, cioè la capacità di essere radicati a terra. Andando più giù e studiando l'approccio della core energetica, che è un'estensione della bioenergetica, una core energetica che è stata ideata da John ed Eva Pierrakos, che sono due terapeuti, marito e moglie, straordinari, che hanno fatto della ricerca di core energetica un grandissimo motivo di vita. Ok? Cosa hanno aggiunto al concetto della bioenergetica? Hanno aggiunto un concetto che è più sottile e spirituale, o meglio, andiamo a vedere la struttura del corpo non solo nell'ottica psicologica, cioè quelli che possono essere i punti di forza e i punti di fragilità di un carattere, quelli che noi banalmente chiamiamo i pregi e i difetti di un carattere, ma hanno aggiunto anche una considerazione di anima. Ma andiamo anche ad analizzare, e questo grazie allo studio delle personalità abitative,
che cosa le persone ci stanno dicendo di loro sulla base del loro gusto, che non è semplicemente un gusto estetico, ma è un gusto, una scelta arredativa basata su quello che loro stanno chiedendo. E vi garantisco che tantissime volte, care donne e cari uomini, le persone non sono consapevoli di questo. Il grandissimo, proprio la grandissima carrambata, che sorpresa, dico io, è quando incomincia a far capire loro che sulla base di quello che io vedo all'interno delle loro case riesco a capire il loro funzionamento psicologico. Ecco perché mi sento di dire: mostrami il tuo ambiente abitativo, mostrami il luogo che tu abiti, anche in termini professionali, il tuo scrittoio come lo tieni, e ti dirò chi sei. E arriviamo dunque alle nostre 5 strutture corporee e caratteriali che impareremo attraverso degli esercizi. Il corso si distribuisce in queste 4 giornate con poi un laboratorio di esperienza dove poi andiamo insieme a mettere in campo quello che è un caso studio, uno o più casi studi che io porto, voi portate, possono essere vostri clienti, potete essere voi stessi, i vostri familiari, i vostri amici che vi hanno fatto delle domande, che chiedono qualcosa. Si lavora sui casi studi perché più ci lavoriamo, più velocemente andiamo a capire ed intuire chi abbiamo davanti e la richiesta che ci sta arrivando, molte volte inconsapevole da parte del nostro cliente. E voi lo sapete che noi continuiamo ad indossare tante maschere? Le maschere in risposta, maschere difensive alle nostre ferite? E voi lo sapete che esistono archetipi architettonici per ogni carattere? Ve li ho annunciate prima. La tana per il cerebrale, il nido per l'orale, la crisalide per il masochista, il riparo per lo psicopatico che aveva paura del tradimento e la capanna per il rigido. E voi lo sapete che ci sono facciate diverse di case perché ogni casa parla di una personalità diversa, impareremo a riconoscerle e lo sapete che ci sono flussi di C diverse rispetto ai nostri interni? E come cambiano? Sulla base dell'energia delle persone che vivono dentro, sulla base delle proiezioni delle maschere e delle ferite che abitano dentro quelle case. E mano a mano che le lezioni scorreranno, noi impareremo a riconoscerle. Voi sapete che ci sono tipologie diverse di soggiorni, di bagni, di camere da letto, ma mica solo per lo stile arredativo, ragazzi. Noi siamo abituati a pensare, sì, c'è il moderno, c'è il classico, è il country, è il liberty, e no, ma non esiste solo per questo, cioè non è la differenziazione solo perché c'è lo stile arredativo diverso. C'è uno stile diverso, ci sono diversi interni, perché ogni cosa è stata messa insieme in un collage fatto dall'energia della persona che c'è dentro e che voleva comunicarci qualcosa. Quindi la diversità esiste perché le energie che fluiscono in quella casa sono diverse.